Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video dei Tickets. Ciao ragazzi, bentornati, siamo qui con la nostra nuova Diu, la nostra bici elettrica. La C2. Avete visto la recensione di questo modello in un precedente video, vi mettiamo qua sopra il link qualora lo voleste vedere, ma c'è una domanda che in tanti ci avete giustamente posto. Esatto, ci avete chiesto tantissimi di voi, ma voi siete due, la bici è una soltanto, come fate? Tirate il dado? Fate un giorno sì, uno no, a targhe alterne? E quindi questo video è per dare una risposta e soprattutto per farvi vedere la new entry. Esatto, perché two is meglio che one. Esatto, l'abbiamo voluta provare innanzitutto per capire se potevamo trovarci bene o meno. Non avevamo mai avuto una bici elettrica. Se vi ricordate, in Belgio, nel nord Europa, avevamo portato due nostre piccole e pieghevoli bici, ma senza pedalata assistita, non elettriche. Abbiamo fatto una fatica bestiale con le rotine piccole così, pedalavamo, eravamo sempre lì, quindi era quasi più una comica che una passeggiata in bicicletta. Sembravamo Pierino e Mafalda. Esatto, e quindi praticamente quelle bici, diciamo, riesumate dal garage sono tornate di nuovo nel garage. Eravamo sinceramente indecisi fra le bici e i monopattini elettrici, però poi la scelta è caduta sulle bici e quindi abbiamo inizialmente voluto provarne una per capire se poteva fare al caso nostro. Esatto. È pieghevole e quindi quanti di voi si chiedessero dove la mettiamo, visto che Charlie non è dotato di un portabici esterno, si piega completamente la mitica Diu e praticamente diventa piccola, si piegano i pedali, il manubrio e va tranquillamente riposta sotto il letto. Ma ci sarà posto per due? Abbiamo già accennato che c'è una new entry, ve la mostriamo subito. E quindi ecco qui un nuovo scatolone da aprire. Marta ora ci fa vedere subito cosa c'è dentro. Da farvi notare che ci siamo trovati bene con la Diu e quindi anche questa ha lo stesso marchio, perché qualcuno diceva squadra che vince non si cambia. Però abbiamo cambiato un modello. Esatto. Andiamo quindi subito qualcosa abbiamo cambiato. Esatto. Ora ve lo facciamo vedere. E qui c'è un po' di imballi, ci sono un po' di imballi, un po' di scatoline. T'aiuto, qui ci sono un po' di pezzi, vedete, tutta marcata Diu. Qualcosa mi lascia pensare che questo possa essere il sellino. Davvero? Povero Charlie farà da contenitore dei nostri. Una sella che è anche ammortizzata. Sì, esatto, è ammortizzata e simile a questa ma non uguale. Sembra essere più ergonomica rispetto a quella precedente. Che abbia una forma per il fondoschiena maschile e qualcuno di là dietro alla GoPro voglia accaparrarsi questo nuovo modello? Vedremo. Voi che dite? No, questa è da competizione, eh? Come vedete stiamo sballando la bicicletta dal suo scatolone, la dobbiamo praticamente montare, dobbiamo mettere la ruota anteriore, il parafanghi, assemblarla un po', poi ci studiamo il manuale, guardiamo un po' lo stato della carica della batteria e poi la proveremo su strada. I più attenti avranno già notato delle sostanziali differenze con l'altro modello. La prima che ci viene in mente sono le ruote da 20 pollici. Il modello è la T1, quindi Diu T1. I più attenti avranno anche notato che Fede se l'è scelta con le ruote più grandi. E lui inizialmente ha detto ma poi ce le cambiamo. Io non sarei tanto convinta di ciò, perché lui se l'è presa un po' più grande a misura, ma a me va benissimo anche questa. L'importante è che non si faccia tutta questa fatica e che vadano, e questa vi assicuro ragazzi è una bomba. L'hai già provata? Come ti ci trovi? L'ho già provata, mi piace un sacco, è anche maneggevole, eventualmente da portare a mano qualora uno si dovesse trovare in un centro abitato, in città, in un mercato, la dovesse diciamo così spingere. È una bici che si gestisce molto bene, ora a parte gli scherzi. Comunque proverò anche quella che ha voluto Fede.
E quindi eccoci qui davanti a questa bellissima e-bike, modello T1 della Diu, una bicicletta elettrica pieghevole che può essere tranquillamente posizionata dentro al garage del nostro van, di un camper o anche dentro il bagagliaio della vostra automobile. Anche questo modello ovviamente è completamente legale in Italia perché ha un motore di 250 watt, quindi nei limiti di legge italiana, e sviluppa una velocità massima di 25 km/h. Ovviamente se voi pedalate con la vostra forza muscolare potete raggiungere delle velocità ben più elevate, ma in modalità di pedalata assistita questa vi aiuterà fino ad un massimo di 25 km/h. Un altro punto di forza di questa bicicletta è il suo sensore di coppia. Molte biciclette hanno il sensore di velocità, ma questa ha un sensore di coppia che vi permette di avere la giusta potenza ogni volta che questa sarà richiesta. Quindi nelle salite, quando il motore è sotto sforzo, ecco che la coppia entrerà in gioco e vi aiuterà nella pedalata assistita. Come vedete abbiamo due belle ruote da 20 pollici e anche delle gomme molto generose che vi permettono di viaggiare su qualunque terreno. E grazie al cambio Shimano a 7 rapporti anche le salite più impegnative potranno essere affrontate senza alcun problema. Sul manubrio troviamo le due leve che servono per salire e per scendere le varie marce. Vedete, possiamo salire terza, quarta, quinta fino alla settima e tornare indietro fino alla prima. Sul lato sinistro abbiamo il tasto di accensione, basterà tenerlo premuto per 3 secondi, aspettare che i LED si illuminino e in questo modo abbiamo acceso la nostra bici elettrica. In questo caso abbiamo la batteria completamente carica indicata dai 3 LED completamente accesi. Facendo poi una pressione singola andiamo a accendere il faro anteriore, che ci garantisce quindi di viaggiare in piena sicurezza anche di notte e in zone poco illuminate. E a proposito di sicurezza abbiamo anche dei generosi freni a disco, uno sulla ruota anteriore e un altro sulla ruota posteriore. Per quanto riguarda la batteria, questa trova alloggiamento in posizione verticale dietro la sella. Abbiamo una batteria agli ioni di litio da ben 10 ampere che funziona a 36 volt, batteria che può essere ricaricata anche mantenuta in posizione collegando il trasformatore alla rete elettrica e in 4-5 ore potremo avere una carica completa. Abbiamo poi l'antifurto, quindi la batteria non può essere rimossa se non attraverso l'apposita chiave che ci permette anche di estrarre la batteria qualora la volessimo ricaricare in casa senza portare all'interno questa bici. Come autonomia in modalità pedalata assistita vengono stimati 50-60 km di percorrenza. È un dato molto interessante che sicuramente proveremo nei mesi a venire. Come vedete quindi una bicicletta dalle prestazioni elevate e un peso contenuto, siamo solamente intorno ai 23 kg compresa la batteria, grazie anche al telaio in lega di magnesio e alluminio. Rispetto all'altro modello C2 qui non abbiamo l'ammortizzatore centrale, ma abbiamo comunque un ammortizzatore sotto la sella che abbiamo visto nelle nostre prove su strada ammortizzare molto bene le sollecitazioni, quindi quando prendiamo una buca o un avvallamento sulla strada questo ammortizzatore ammortizza abbastanza bene la scossa. Molto comodi poi i parafanghi posteriori e anteriori che oltre a proteggerci dal fango e dagli schizzi d'acqua prevengono anche la possibilità che tutti i cablaggi vadano a colpire la ruota. Nella nostra versione poi abbiamo anche il portapacchi, quindi direi molto comodo, che regge fino a 25 kg di peso. Mentre per quanto riguarda il peso del ciclista, questa bicicletta può essere adatta a persone fino a un massimo di 125 kg, quindi direi che può essere adatta veramente a quasi tutte le persone. Il sellino è regolabile in altezza, mentre invece il manubrio è fisso, ciò nonostante è adatta a un'altezza media che va dai 150-160 fino a 190 cm di altezza, quindi anche in questo caso può essere guidata praticamente da tutti. Il modello ovviamente è unisex, quindi va bene sia per gli uomini che per le donne. Qui abbiamo anche l'acceleratore che però in Italia non è legale, ma non è un problema perché possiamo decidere di collegarlo come di scollegarlo, quindi in questo caso ora noi l'abbiamo montato solo ed esclusivamente per mostrarvelo, ma poi basterà scollegare i cablaggi elettrici in modo tale che questo non possa essere poi utilizzato. Lo troviamo anche nell'altro modello, nella C2, però lì abbiamo un blocco del software, quindi lo possiamo utilizzare solo fino ad una velocità massima di 6 km/h, ad esempio se dobbiamo spingere a mano la bicicletta e stiamo percorrendo una salita. In questo modello invece non abbiamo questo tipo di blocco elettronico e quindi funziona di fatto a tutti gli effetti come un vero e proprio acceleratore. Praticamente la bicicletta va da sola senza fare la minima pedalata, ma è bene ricordare che in Italia questo accessorio è illegale, quindi fate molta attenzione e verificate
di volta in volta che attraversate un paese straniero se in quella nazione può essere attivato o meno. Quindi noi lo teniamo montato, ma andremo a staccare poi di fatto il cavetto elettrico. Bene, a questo punto non resta che fare una prova su strada. Andremo io e Marta con le nostre 2 biciclette, vedremo le differenze e cercheremo di trasmettervi le nostre sensazioni di guida. E poi alla fine della prova riporremo entrambe le biciclette nel nostro garage, così faremo anche il test, vediamo se entrambe le biciclette troveranno il loro alloggiamento sotto al nostro letto. Vi faremo vedere come si chiude, quanto è leggera e come è pratico portarle in giro. Dopo le varie prove siamo giunti alle conclusioni. Abbiamo valutato un po' entrambe le bici e per motivi diversi ci soddisfano. Una magari più dell'altra, però diciamo che non hanno veri e propri difetti, sono diverse tra di loro proprio per la conformazione e soprattutto per la grandezza delle ruote, Esatto. che probabilmente almeno per la mia guida diciamo su strada è quella che ha fatto la differenza. Per quanto riguarda diciamo la mia prova su strada,
posso dire che ho preferito il modello T1, naturalmente della mitica DYU o DU come qualcuno la chiama, fate voi, il nome è breve ma intenso. Intenso, molto intenso. Per il semplice motivo che hanno questi cerchi da 20, quindi la ruota più grande, e mi dà un senso, diciamo, di aderenza, di tenuta di strada maggiore rispetto alla piccolina, che però ovviamente è più leggera e più maneggevole, quindi più agile, ecco. Quindi diciamo una è una bici un pochino più strutturata e l'altra è la piccolina per ogni situazione, quindi diciamo che una compensa l'altra. Mi sono piaciute entrambe, se dovessi scegliere preferirei la T1. La T1, infatti. Poi invece te? Anch'io sono per la T1, quindi ce la giocheremo da dadi, però diciamo che anche la C2 è molto divertente da pedalare, da guidare, però la T1 a suo favore ha anche il cambio Shimano a 7 rapporti, esatto, che aiutano un poco. Per quanto riguarda la pedalata assistita, hai notato differenze tra i due modelli? No, allora la pedalata si sente molto potente, diciamo, per entrambe. Anche nella C2, che non ha il sensore di coppia come l'altra, comunque quando si preme l'acceleratore si sente molto l'aiuto, diciamo, della pedalata assistita, e quindi questo è un bene. Anche in fase di partenza, da pigroni un po' come me, insomma, se no si faceva come una volta con i piedini, ci si dava la spinta, invece questa aiuta molto. Sì, io ho notato per esempio che la C2 spesso fa fatica ad andare in pedalata assistita, allora ha bisogno di un aiutino con un tocco di acceleratore, mentre la T1 invece è molto reattiva, quindi capisce subito il sensore di coppia quando c'è bisogno di assistenza alla pedalata, esatto, e ti aiuta. Quindi sotto questo aspetto è una bella funzione che abbiamo a disposizione. Noi ovviamente abbiamo parlato dell'acceleratore, che però, come abbiamo già detto in precedenza, è illegale in Italia, quindi non può essere utilizzato come un motorino, nel senso che non potete andare in bicicletta tenendo solamente premuto l'acceleratore senza pedalare. Quello lì è solamente un ausilio, solamente in fase di partenza. Non ce n'è bisogno, perché comunque la pedalata assistita vi assiste in questo, però l'acceleratore vi dà quella spinta in più qualora il sensore di coppia non capisse reattivamente che ci sia bisogno effettivamente di questa spinta. Noi ora ci troviamo in una strada chiusa al traffico e solamente in questo frangente abbiamo collegato i cavi dell'acceleratore, perché come detto non si può utilizzare sulle strade aperte. Volevamo testarne un po' la reale velocità e funzionalità. Effettivamente la bicicletta è molto reattiva con l'acceleratore. Noi ovviamente andremo a scollegare l'acceleratore e utilizzeremo poi nei giorni a venire la bicicletta con la sola funzionalità di pedalata assistita, che comunque devo dire è molto reattiva. Quindi, come vi abbiamo annunciato, queste sono le conclusioni del video. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, mettete un super like, iscrivetevi al canale per chi non ci conoscesse e per chi non l'avesse ancora fatto, questo ovviamente lo chiediamo per chi non fosse iscritto, certo, e sotto troverete i vari link, cioè i due link che portano alle bici e ai loro aspetti tecnici e ai loro prezzi. Noi ora le chiudiamo e vi facciamo vedere com'è facile inserirle dentro al nostro van. Nel proseguo del nostro viaggio, quindi rimanete collegati sul canale dei Tickets for Life, vedrete l'uso effettivo su strada di queste bici, perché noi ovviamente avremo intenzione di stressarle tanto e di usarle. Ci risolveranno grandi problemi di collegamento, diciamo così. Ci siamo resi conto, come vi abbiamo detto precedentemente, che molte volte parcheggiamo il van, il camper lontano dal punto dove vogliamo arrivare e siamo costretti ad andare a piedi, non che faccia male ogni tanto, ma comunque, o prendere mezzi pubblici, eccetera eccetera. Questa è la soluzione migliore e ottimale. Non vogliamo montare un portabici esterno, almeno per il momento, in futuro mai dire mai. E quindi cercavamo proprio questa soluzione. Si chiudono velocemente ed entrano nel garage di Charlie e noi siamo felici. Siamo molto felici e quindi continuate a seguirci perché ci divertiremo insieme. Esatto. Ciao!
Ciao! Ciao!